Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale. Nel video di oggi principalmente vi volevo far vedere come smontare il pannello del portellone e quest'altra modanatura, perché erano un po' di giorni che sentivo nel portellone un rumore causato da me, semplicemente perché un po' di tempo fa ho messo le resistenze per le luci della targa e fino ad adesso sono rimaste al loro posto e poi si vede che col passare del tempo, magari con le vibrazioni e i movimenti, la resistenza è andata a toccare la carrozzeria e quindi sentivo un rumorino e allora mi sono messo alla ricerca del rumore e allora ho tirato giù questo pannello. Adesso lo vado a rimontare, non vi posso far vedere lo smontaggio perché lo abbiamo fatto velocemente, mi ha aiutato anche Daniele a tirarlo giù perché servono 4 mani. Per mostrarvi lo smontaggio del pannello del portellone posteriore vi riporto un timelapse fatto qualche giorno dopo su un'altra tipo station wagon, dove abbiamo rilevato un problema elettrico al connettore del motorino del tergicristallo posteriore. E adesso però andiamo a rimontarlo e vi voglio far vedere come sono fatti questi pannelli qua, perché magari vi può servire per qualsiasi motivo levare il pannello posteriore e allora ci facciamo un video su. Rimontandolo vi faccio vedere dove vanno le viti, però già vi anticipo che una vite sta qui all'interno della maniglia, un'altra sta sotto questa copertura che ho levato con la solita spatolina in plastica. Ovviamente le viti stanno sia a destra che a sinistra ed ecco le varie clip che troviamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Invece questa modanatura poi hanno delle viti di fissaggio e ovviamente disseminate 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 clip. Ovviamente vi faccio vedere come ho fissato la resistenza. Ho fatto una cosa diciamo un po' poco ortodossa. Praticamente che ho fatto? Ho fatto in modo che la resistenza stesse lontana diciamo dalla plastica e ho fatto passare così il filo vicino il portalampada e l'ho bloccato con una fascetta, in modo che anche se la macchina diciamo si muove, la resistenza rimane ferma e non va a battere contro la carrozzeria, in modo che poi successivamente se le devo sostituire la resistenza o la lampadina posso andarla a cambiare tranquillamente. All'ultimo ci abbiamo messo soltanto una fascetta e come potete sentire non batte la resistenza all'interno del portellone. Inoltre intorno al connettore ho fatto un giro con questo nastro che sembra tipo tessuto, che vengono utilizzati solitamente sui cablaggi per limitare il rumore, e lo facciamo da entrambe le parti. Adesso andiamo al rimontaggio delle varie plastiche. Abbiamo spinto tutte quante le clip dentro, adesso andiamo a rimettere le due viti che avevo svitato qui. Le viti sono a croce, inserto PZ2. Andiamo anche a mettere questi pirulini qua, questi semplicemente vanno inseriti e devono fare un quarto di giro. Adesso passiamo al portellone, che sarà sicuramente un po' di più una rogna. Ovviamente dobbiamo andare ad incastrare tutte queste clip, non sarà semplice, ma ci proviamo. Ovviamente abbiamo anche tutti questi punti tipo 1, 2, 1 e 2 che si devono fissare esattamente in queste due clip, quindi praticamente ci sono tutta una serie di incastri che vanno rispettati, dopodiché possiamo andare a avvitare il pannello. Allora ragazzi, sembra un lavoro da chiropratico, ma ci stanno veramente tanti punti dove si deve agganciare, quindi dobbiamo andare a pigiare in tutte le posizioni e dopo, essendo che il portellone qui dietro ha una forma particolare, mi raccomando andate a battere per cercare di farle entrare tutte. Adesso sembra che sono entrate tutte, quindi andiamo a rimettere le viti. Ecco, esempio, una è esattamente qua e dopo abbiamo una vite qui dentro. Rimettiamo gli sportellini e abbiamo concluso.
Ovviamente questo video può essere preso in considerazione se magari dovete sostituire il motorino del tergicristallo, se dovete cambiare la luce del terzo stop, esempio. Dunque, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e inoltre vi ringrazio di aver visto questo video. Ciao e alla prossima!